Ti posso fare una foto? Certo. Aspetta che metto il muto. Alessandro Amori, regista di La morte negata, questa sera in proiezione a Trieste, e fondatore della produzione Playmaster Movie. Alessandro, perché un film sulla morte e poi soprattutto perché si parla nel tuo film, in questo documentario, di negazione della morte stessa? Allora, il titolo La morte negata nasce da un progetto del Comitato Nazionale Psicologi che mi ha in qualche modo incaricato di fare questo documentario che raccoglie le testimonianze dei familiari delle vittime dello stato di emergenza Covid che sono entrati in ospedale durante lo stato di emergenza per un problema anche spesso banale, che a seguito del tampone positivo sono stati risucchiati dal buco nero della sanità ai tempi dei protocolli e delle linee guida. Questo ha generato nei parenti delle vittime un blocco di quello che è il normale e fisiologico la fisiologica elaborazione del lutto, in quanto queste persone hanno perso, una volta che i propri cari sono finiti in terapia intensiva, hanno perso i contatti anche telefonici anche con i sanitari e si sono visti riconoscere e si sono visti riconsegnare i propri cari dentro un sacco nero e spesso anche impossibilitati a fare un dignitoso funerale. Questo ha generato molti dubbi anche su chi ci fosse effettivamente dentro quel sacco nero, dentro quella bara, e ha generato delle ferite che ancora oggi, dopo anni, sono difficili da rimarginare. Quindi la morte negata, perché? Perché a queste persone è stata negata la possibilità di vivere la morte dei propri cari come un passaggio naturale della vita, stando vicino ai propri cari, potendogli stringere la mano e vedendo anche con i propri occhi il corpo del proprio caro. Questo durante lo stato di emergenza Covid è stato negato. Dobbiamo anche dire che questa modalità, queste linee guida e questi protocolli, nonostante la fine dello stato di emergenza, continuano però ad essere in vigore a discrezione dei vari ospedali che ancora, nonostante non sia più obbligatorio, non lo sia mai stato per legge, chiedono il tampone. Una cosa che mi ha colpito molto durante il montaggio delle interviste è che una volta messe in sequenza queste storie mostravano dei punti che sono in comune con tutte le storie, quindi contrariamente a quello che siamo abituati a pensare, al singolo caso di malasanità che comunque può accadere, siamo stati abituati al fatto che può sempre accadere, in questo caso invece ci si rende conto della sistematicità con cui questi casi si attuano e questo a mio avviso proprio come conseguenza di quelle che sono linee guida e protocolli calati dall'alto. Sei il fondatore di Playmaster Movie. Come siete organizzati? Qual è la vostra filosofia e soprattutto qual è il vostro punto di forza di Playmaster Movie? Visti i risultati, i grandi successi di pubblico, avete riportato il pubblico italiano a vedere dei documentari e dei documentari poi molto, se vogliamo, molto forti e quindi di difficile fruizione. E dopo 20 anni come montatore professionista per i maggiori network italiani, nel 2016 decido di realizzare un progetto, Playmaster Movie appunto, per dare voce
e sostegno alla realtà imprenditoriale italiana, al saper fare italiano, quindi video promozionali creati per la rete, ma subito nel 2017, a seguito della legge Lorenzin, mi rendo conto che determinate informazioni riguardo ad esempio a 60.000 partecipanti ad una famosa manifestazione di Pesaro non vennero rendicontati nei vari media mainstream, quindi decido di prendere una piccola telecamerina, raccontare la protesta dall'interno e dando vita a quello che è stato il primo documentario, Baxover, e da lì non ci siamo più fermati. Nel corso degli anni poi si è unito anche il regista Paolo Cassina e a seguito del successo anche dal basso ottenuto con Invisibili ci siamo accorti che questo nostro lavoro, questo nostro impegno può generare, ha generato e può generare un impatto sulla collettività. La caratteristica della modalità produttiva e distributiva di Playmaster Movie è quella di lavorare, è improntata sull'offerta e sul dono. Realizziamo i nostri documentari a seguito di semplici donazioni o diciamo delle raccolte fondi, e una volta realizzato il documentario lo mettiamo a disposizione dei comitati, liberi cittadini e associazioni che lo offrono nei vari territori su nostra richiesta, sempre ed esclusivamente a ingresso libero. Questo circuito, questa chiamiamola economia circolare basata sul dono e sull'offerta, ci garantisce una certa indipendenza e libertà, che è quel qualcosa che vediamo invece mancare in tutto il mondo dell'informazione, nel mondo del cinema, dell'arte, della musica in generale, dove un certo paradigma fondato su rapporti commerciali esclusivamente basati sul denaro ha di fatto creato una schiavitù, ecco, ha fatto sì appunto che molti artisti diventino in qualche modo servi del sistema. In questo modo invece, oltre a garantirci una certa libertà e indipendenza espressiva, vediamo che questa modalità consente anche ai vari territori di poter far emergere il proprio valore attraverso l'operato che le associazioni fanno nei vari territori, ma anche attraverso i dibattiti a seguire del documentario, dove spesso ci sono professionisti, medici, insomma personaggi del territorio che contribuiscono a dare valore alla collettività. Alessandro, che cos'è per te il cinema indipendente? Ma io sono un appassionato di cinema, sono nato a Pane e Cinema, ho studiato e ho visto, credo, quasi tutta la storia del cinema, però a un certo punto ho preso un po' le distanze, perché mi sono accorto crescendo, dopo tanti film visti, come una certa propaganda passava in maniera subdola attraverso il linguaggio del cinema, come quello dei documentari. Questo ha fatto sì che un certo cinema indipendente, che è sempre esistito e che forse continua ad esistere anche ora, sia stato schiacciato, ecco, da questa modalità imperante. Quindi quello che stiamo facendo è in qualche modo, lo è a tutti gli effetti, una forma di cinema indipendente col supporto però col supporto delle realtà territoriali, quindi dal basso. Da qui le nostre proiezioni hanno appunto preso la denominazione di proiezioni dal basso, quindi una variante del cinema indipendente così come l'abbiamo conosciuto in passato. Come sostenete tutta, diciamo, l'operazione di Playmaster Movie? Sì, volevo ricordare che tutti i documentari di Playmaster Movie non sono solo fruibili attraverso le proiezioni dal basso, ma anche online
sono tutti quindi gratuiti, trattati, considerati da noi come beni della collettività sulla piattaforma di Playmaster Movie, www.playmastermovie.com, dove è anche possibile donare e contribuire quindi a mantenere viva la nostra produzione in questo contesto storico così bisognoso di informazione libera e indipendente. Grazie Alessandro. Grazie a te. Ciao.